Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario, tendenze energetiche per le sfide del prossimo trimestre e abbiamo la carta della stella, amici dell'Aquario. Nuovi obiettivi, nuovi percorsi, nuovi sogni anche per qualcuno. Diciamo che la carta della stella ha a che vedere con il destino, con l'universo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, lì spiego anche come trovare l'ascendente e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate una consulenza personalizzata e poi ci sono i link ai due videocorsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo. Wow! Abbiamo la carta del mondo, la sacerdotessa. Iniziamo subito forti con due arcani maggiori, tre arcani maggiori. Abbiamo anche, wow ragazzi, papa e papessa, eh. Sì, può essere un qualche tipo di richiamo, mi viene da dire, con il vostro scopo di vita, missione di vita. Un altro arcano maggiore, abbiamo l'asso di bastoni e la forza. Tre di coppe. Mi sembra proprio una lettura spirituale, ragazzi. E abbiamo un fante di spade. Ovviamente non risuonerà per tutti in modo spirituale, quindi cercate di adattare la lettura alla vostra realtà. Partiamo dal mondo. Allora, di solito quando c'è il mondo si parla di un ciclo che finisce per dare il passo a un nuovo ciclo. Ehm, È anche una carta che ci parla di viaggi, di trasferimenti, di cambi, di esplorare strade diverse. Andiamo a vederlo. Papa. Nove di pentacoli, re di coppe, mago. Io credo che mago e sette di spade. Io credo che qui ci sia la possibilità o di conoscere qualcuno, ragazzi, che vi faccia vedere le cose da un altro punto di vista. Eh, Questo lo dico perché c'è il Papa. Quando c'è il Papa di solito si parla di una guida spirituale che non necessariamente deve essere una persona, lo dico spesso, può essere un libro, può essere uno YouTuber, può essere quello che a voi serve per aprire la mente, ma soprattutto curare lo spirito, sanare lo spirito. Allora, effettivamente ci potrebbe essere un nuovo inizio con questo mago, considerato anche che il mondo è una carta di chiusura. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Sette di bastoni e due di coppe. Devo andare a vedere anche il Papa. Ragazzi, io ho la sensazione che qualcuno potrebbe scoprire di avere doni psichici e durante il trimestre iniziare qualche tipo di studi o comunque a seguire qualche coach, qualche consulente per imparare ad usare questi doni e queste doti. Un'altra carta per il Papa. Guardate carro, potrebbe venirvi bene ehm, creare alleanze. C'è un re di coppe qui e il Papa. Secondo me può essere una persona più grande di voi,
potrebbe essere anche semplicemente, vi faccio un'ipotesi, se a voi risuonasse come una stesa di lavoro, prendere spunto da chi ha già percorso il vostro cammino e ha già raggiunto determinati risultati. La carta della sacerdotessa mi dice che state facendo come dei progetti o vorreste fare dei progetti nel lungo periodo. È una carta fortemente, mi parla fortemente di doti e doni psichici, come vi avevo detto prima. Può anche essere che non abbiate detto niente a nessuno, perché magari siete cresciuti in un ambiente che non capirebbe o le persone che vi sono intorno può essere che non capirebbero, però con il Papa due volte vi dico che è molto facile che il percorso di questo trimestre per voi sia proprio andare a fondo di queste doti psichiche, imparare ad usarle, imparare quali sono, imparare quali sono gli strumenti che vanno per esempio utilizzati in una situazione piuttosto che in un'altra. Potrebbe parlare proprio di canalizzazione e quindi di terzo occhio che si apre, potreste iniziare ad avere come delle visualizzazioni piuttosto che sentire delle parole, piuttosto che sentire della musica. È come se si aprissero certi doni nel prossimo trimestre. E secondo me incontrerete qualcuno che vi ispirerà nello sviluppare questi doni. Se non fossero i doni psichici, potrebbe anche semplicemente essere un dono, un talento, un qualche tipo di, come vi posso dire, attitudine che voi avete e che potete comunque sfruttare in modo, scusate, sfruttare in modo diverso, ok? C'è il sole, c'è un asso di bastoni e il carro. C'è come un nuovo inizio, una direzione, un nuovo sprint, una nuova grinta. Si tratta di capire qual è la direzione migliore da prendere. Ho anche l'idea che qualcuno qui potrebbe proprio trasformarsi in un maestro, ragazzi. Tipo, lascio il mio lavoro dipendente e divento indipendente. Finalmente ho il coraggio di buttarmi in questa disciplina olistica che ho studiato, con la quale ho lavorato per tanti anni e che può effettivamente darmi da vivere. Fatemi sapere poi nei commenti perché è molto particolare questa lettura. Datemi una carta per l'asso di bastoni. Credo che qualcuno con questo sette di spade si stia raccontando un po' delle bugie sul inizio di questo nuovo sogno. Sapete, no? Quando si ha un sogno, un desiderio e ci si inizia a trovare scuse, ma non posso perché sono senza soldi, ma non posso perché non ho lo spazio, ma non posso perché non ho i clienti, è come un autosabotaggio. Cioè, alla fine si focalizza di più i motivi per cui non si può iniziare che non una soluzione per ovviare questi problemi o questi blocchi, questi motivi, insomma. Ancora una carta per... ok. Abbiamo un fante di coppe e un otto di coppe per l'asso. Mm, di bastoni. Sì, sì, si tratta proprio di dare una direzione, ragazzi. Qui c'è l'azione, c'è il movimento, c'è l'intenzione di voler fare qualcosa, ma qui non so dove andare. Ed è per quello che c'è qui il carro. È come se aveste bisogno di una guida che vi faccia capire qual è quella cosa che è più in allineamento possibile con la vostra essenza. Qui abbiamo il sole, col vostro bambino interiore. È come se questa figura arrivasse per fare chiarezza mentale, per farvi delle domande in modo che voi stessi troviate la giusta soluzione per voi. Perché è come se ad un certo punto arrivasse questa energia ma non si sappia bene dove indirizzarla. Andiamo a vedere la forza. Regina di bastoni. Guardate ragazzi, se si trattasse di qualche azienda che ha bisogno di una spintarella per lavorare, per aumentare le vendite, ipotesi, questo papa ripetuto due volte potrebbe essere qualcuno che vi aiuta con la pubblicità.
Qui si tratta di fare semplicemente la scelta e di investire del denaro nella pubblicità, nei social, magari fare delle promozioni con il passaparola, cioè la radio, potrebbe essere la televisione addirittura. Datemi un'altra carta per la forza. Il diavolo. Datemi un'altra carta per il diavolo. Asso di coppe. Mm. Ehm, Andiamo a vedere il 3 di coppe, un attimo. Due di spade e 6 di bastoni. Ah no, qua c'è anche un'imperatrice. Allora, qui ragazzi avrete bisogno veramente di tutto il vostro coraggio per affrontare questa decisione, questa scelta, questo nuovo inizio, questa azione che dovrete fare. È come se all'inizio ci fosse titubanza ancora, andasse un pochettino a tentoni. Potrebbe essere necessario monitorare la situazione, lo sviluppo della relazione piuttosto che del nuovo prodotto a livello lavorativo, piuttosto che monitorare lo sviluppo dell'idea che avete. Però la cosa bella è che secondo me avrete con questo 3 di coppe di che festeggiare. 3 di coppe è la carta della raccolta dei frutti, ok? Qui avete anche un 6 di bastoni che è la carta del successo e un'imperatrice che è la carta dell'abbondanza economica. Credo che non vi renderete bene conto del tipo di strada che avete già iniziato o che comunque andrete a intraprendere in questo trimestre. Credo che molti penseranno di festeggiare prima del tempo, ma in realtà non è così, è che siete voi che non vedete evidentemente tutti gli sforzi, i successi e anche il ritorno economico che potreste avere. Chiaro, voi non guardate quanto vi resta a fine mese perché agli inizi di un'attività non rientra mai abbastanza, insomma, da poterci ricavare il nostro stipendio. Però guardate nel lungo periodo, qui avete la sacerdotessa, ok? E la sacerdotessa in effetti ehm, si focalizza sul lungo periodo. Datemi una carta per il 2 di coppe e il 2 di bastoni. Sì, è come se ci fossero delle alleanze, delle conoscenze che vi danno la possibilità di pensare di più ad un futuro migliore, a nuovi obiettivi. E qui è come se finalmente capiste qual è la strada giusta da percorrere per ottenere i vostri obiettivi. Adesso andiamo a vedere il fante di spade. Cavaliere di Pentacoli, perfetto. Il fante di spade è stella. Wow! Il fante di spade è una carta che indica una grande capacità di osservazione e quel monitorare di cui vi parlavo prima, che secondo me va protratto un pochettino nel tempo. Avendo anche un cavaliere di pentacoli, l'invito è quello di fare un passo alla volta. Prima consolidate l'idea, il progetto che avete iniziato, poi pensate a quello dopo. Però ragazzi, io qui ho l'idea che il processo verso quello che è il vostro obiettivo si inizia e si finisce con la stella, verso quello che è il vostro sogno piuttosto che desiderio è in cammino, cioè è come se nel prossimo trimestre iniziasse a mettere un passo davanti all'altro per raggiungere il vostro obiettivo, per raggiungere il vostro sogno. Vi dico, avendo due volte la stella, Pape e Papessa, sento molta energia di tipo spirituale, no? Del tipo che si parla di doni psichici, si parla di capire meglio il proprio scopo di vita, la propria missione di vita, mettersi al servizio degli altri. La sento molto così, però ripeto, se per esempio fosse una situazione lavorativa, potrebbe essere il iniziare un qualche tipo di scuola o di nuova formazione che vi dà la possibilità di ampliare la vostra azienda.
Potete vedere questo papa come un coach, come un consulente, come qualcuno che vi insegna una maestria, come un mediatore. Qualcuno, io lo sento particolarmente associato ai social media, soprattutto in questa lettura, quindi potrebbe essere qualcuno che vi aiuta effettivamente con la pubblicità. Si tratta di capire in che direzione andare e poi agire, semplicemente fare questo passo. Devo dirvi una cosa, siccome state imparando da questi personaggi saggi, potrebbe esserci ancora un po' di insicurezza nel vostro modo di agire, quindi ci potrebbe essere come un ritardo nel prendere una certa iniziativa. Oppure per qualcuno potrebbe essere un'iniziativa presa con troppa impulsività e in quel caso lì il consiglio è di prendere la vostra scelta, parcheggiarla 1, 2 settimane, 3, quello che ritenete opportuno e poi ritornare su quella stessa scelta. Se dopo un paio di volte fate così, voi scegliereste sempre la stessa cosa è perché probabilmente è la scelta giusta per voi. Se invece tra una volta e l'altra cambiate già idea 70 volte, ecco, allora forse la scelta non è poi così certa. Però vi dico, qui è come se iniziaste a raccogliere i frutti di quello che avete seminato ancor prima che le cose inizino, come vi posso dire, ancor prima che inizi il mantenimento. Sapete che ogni progetto ha una parte di lancio, una parte di mantenimento e poi c'è o una solidificazione, consolidazione oppure c'è di nuovo un'espansione. Oppure c'è anche il calo delle vendite molte volte. In questo caso è come se foste ancora nel momento di salita, nel momento di lancio del progetto e già inizierete a vedere i risultati del vostro lavoro. Se fosse appunto una questione a livello spirituale, vi dico, secondo me potrebbero svilupparsi doni, doti, potreste iniziare qualche scuola che vi porta a dire, ehi, ma io non sono obbligata a lavorare in quel settore lì, mi piace, per esempio, la cristalloterapia, inizio a lavorare con i cristalli e i quarzi. Tenete presente che la sacerdotessa fa riferimento ai quarzi, a chi lavora con le campane tibetane, a chi legge i tarocchi, a chi legge le rune. A tutte quelle discipline naturali che hanno a che vedere con le erbe e l'alimentazione. Insomma, tutto quello che è la terapia naturale che avviene attraverso il corpo, quindi anche i massaggi, l'agopuntura, ok? Bene ragazzi, fatemi poi sapere nei commenti come vi risuona la lettura. Andiamo a vedere gli oracoli adesso. Che cosa vi consigliano? Carta numero 52, riparare. C'è un 7 di spade qui in effetti, potrebbe esserci qualche bugia che vi siete raccontati o che vi hanno raccontato o qualche cosa che avete ascoltato e a cui voi avete creduto che è ora di riparare. Vi dico che normalmente parla di una relazione a due e qui abbiamo un 2 di coppe, quindi effettivamente ci potrebbe essere come un chiarimento da parte di qualcuno, una situazione che ritorna in equilibrio, se vogliamo, può essere che il Papa in quanto mediatore, come vi avevo accennato prima, sia la persona che aiuti a riparare questa situazione o questa relazione addirittura, però ecco c'è come un'evoluzione in positivo, un nuovo inizio, un nuovo capitolo, ok? Andiamo a vedere un koan. Ok. Wow, il saggio non si affanna per arrivare. Sapete quando dicono che la fretta è cattiva consigliera? È un po' il discorso che vi facevo prima con le scelte, con l'asso di bastoni. Fate una scelta e poi mettetela lì e ci ripensate 1 o 2 settimane e poi rivalutate se fareste la stessa scelta oppure no. Perché il saggio non si affanna per arrivare, cioè nel senso bisogna valutare tutte le opzioni e che quando uno vede solo una parte della cosa e sceglie per impulsività, magari dice sì, lo faccio e non si ferma a riflettere su quali potrebbero essere gli inconvenienti, su quali potrebbero essere i problemi, su, non lo so, come questa scelta influisce sulla nostra routine quotidiana, per esempio.
Il rischio poi è quello di non seguire bene la cosa oppure di pentirsi della scelta fatta. Qui si tratta di valutare e mi viene anche da dire controllare bene il perché fate certe scelte. Da dove arriva questo desiderio o questo sogno? Perché io sogno di, che ne so, comprarmi una casa per sentirmi al sicuro, perché voglio un punto fisso, perché nessun motivo è discutibile. L'importante è che voi siate consapevoli del perché fate certe scelte o fareste questa scelta o iniziereste questo percorso, mettiamola così, perché comunque l'asso di bastoni è un'azione con intenzione. Andiamo a vedere ancora una fatina. Ok. Uh. Questa fatina vi dice che c'è qualche cosa di molto profondo che sta venendo alla luce e qui ritorno alla sacerdotessa, che è colei che vede al di là del bene e del male. Una cosa semplicemente c'è, bisogna portarla a galla. E dice che potrebbe essere un segreto o una memoria nel profondo della nostra mente, qualche cosa che avevamo dimenticato. Qui abbiamo un 7 di spade, ragazzi, quindi effettivamente un qualche new entry a livello di notizia potrebbe tranquillamente esserci in questo trimestre. E vi dice questa fatina, quando voi portate a galla queste cose profonde, liberate queste emozioni negative, questi lati d'ombra, poi alla fine vi sentite liberi, vi sentite più leggeri. Il punto è che quando abbiamo qualche dubbio o ci dà fastidio anche qualche cosa di qualcuno, è giusto portarlo alla luce, riconoscerlo, in modo che uno sappia, no? Per esempio io ho paura di, non lo so, l'altezza, soffro di vertigini per dire, e quindi tengo presente che se devo comprare una casa, quella casa di prima, i balconi devono essere in muratura e non con il vetro. Esempio, no? Tipo, conosco quali sono le mie paure e le accolgo, le abbraccio, le porto con me perché fanno parte di me. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. La sfida qui sarà iniziare una strada definita o iniziare semplicemente, perché qua le energie sono molto positive, ci sono anche energie che vi vengono in aiuto, ok? Quindi il punto è puntate l'obiettivo. Spero che la lettura, insomma, vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video e se poi volete iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Io vi mando poi le lettere di presentazione e vi spiego come funziona. Diversamente potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video, ragazzi, si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!